Buongiorno a tutti. Allora, il governo è lì in stato di decozione, i finiani si sono ritirati con la loro delegazione dal Consiglio dei Ministri. Berlusconi tenta di resistere in maniera un po' tragicomica, in una versione moderna e farsesca della tragedia del bunker di Hitler. Di Eva Braun gliene sono rimaste ancora parecchie intorno, ma la pattuglia si sta assottigliando, vedete quanti topi stanno già gettandosi giù dalla nave che sta affondando alla ricerca di nuovi approdi. La cosa interessante che nessuno ha ancora notato è che nel momento in cui Berlusconi dovesse lasciare Palazzo Chigi, nel momento stesso in cui verrà sostituito da qualcun altro e quindi non sarà più in carica nemmeno per il disbrigo degli affari correnti, perderà lo scudo dell'immunità, detto anche legittimo impedimento, e se ciò avverrà prima del 14 dicembre, quando è previsto il voto della Corte Costituzionale sulla legittimità o meno del legittimo impedimento, quel voto praticamente si rivelerà inutile, perché se la Corte Costituzionale giudicherà legittimo il legittimo impedimento, questo non coprirà più né il Premier né i ministri, perché nel frattempo non ci sono più. Se invece dovesse dichiarare illegittimo il legittimo impedimento, il risultato sarebbe lo stesso, perché comunque quelli che ne erano coperti non lo sarebbero più, perché hanno perso la carica. Quindi se arriva un nuovo Presidente del Consiglio e con un nuovo governo, Berlusconi e i suoi attuali ministri, quelli che sono imputati naturalmente, tornerebbero davanti ai rispettivi tribunali, e questa è una cosa importante. Speriamo che la Corte Costituzionale dichiari incostituzionale la legge sul legittimo impedimento, altrimenti se la dichiarasse legittima altri governi potrebbero approfittarne per farsi leggi a proprio uso e consumo forti di quella sentenza. In ogni caso è molto probabile che Berlusconi torni presto davanti ai giudici di Milano a rispondere dei gravissimi reati di cui è accusato: corruzione giudiziaria, falso in bilancio, frode fiscale, appropriazione indebita e altre cose bollono in pentola ancora più gravi nelle procure antimafia. Mi veniva in mente, vedendo il risultato delle elezioni primarie per le comunali a Milano e vedendo un po' quello che succede in questi ultimi giorni di Pompei, che qualcuno forse prima o poi dovrebbe chiedere scusa a Beppe Grillo, perché mai come in questo periodo si sentono echeggiare in bocca a politici e politicanti, nonché a commentatori insigni dei giornali, alcune idee che vengono sempre presentate come nuove da chi le tira fuori e che in realtà sono tutte copiate dai due V-Day ai quali personalmente sono orgoglioso di avere partecipato sul palco a Bologna e a Torino. Non vi sarà sfuggito che recentemente è stato condannato dall'Ordine dei giornalisti alla sospensione dall'esercizio del mestiere giornalistico per 3 mesi Vittorio Feltri, direttore editoriale del giornale della famiglia Berlusconi, per avere avallato con i suoi scritti e non avere controllato la falsità del famoso scoop fasullo a proposito di Dino Boffo. Voi sapete che su Dino Boffo il giornale scrisse 2 cose, il direttore di Avvenire Dino Boffo, una era vera, l'altra era falsa. Era vero che Dino Boffo era stato condannato per molestia ai danni di una donna, non era vero che agli atti di quel processo fosse allegata un'informativa di polizia, risultato di un suo, tra virgolette, attenzionamento in quanto omosessuale. Non sappiamo quali siano le tendenze sessuali di Dino Boffo, non ce ne può fregare di meno, anche se devo dire le campagne omofobe
del suo giornale avrebbero giustificato una qualche curiosità in materia, ma in ogni caso a tagliare la testa al toro c'è il fatto che, come emerse subito qualche giorno dopo lo scoop, tra virgolette, del giornale, quella relazione di polizia, quella informativa di polizia non esisteva e non poteva esistere. Sarebbe stato molto preoccupante se la polizia si fosse messa a indagare sugli orientamenti sessuali di una persona, e infatti non l'aveva fatto. Quella che era stata spacciata dal giornale per una informativa di polizia era in realtà una lettera anonima che era giunta nelle redazioni di alcuni giornali e anche nelle camere e nelle anticamere di alcuni noti vescovi o monsignori. La cosa curiosa, semmai, è che sia stato sospeso il direttore di allora del giornale, oggi è diventato direttore editoriale, all'epoca era appena diventato direttore responsabile, e cioè Vittorio Feltri, mentre invece continua a scrivere un certo Villa, che è l'autore dell'articolo, in cui si gabellava per informativa di polizia una lettera anonima. E questa è, secondo me, una delle ragioni fondamentali per cui non ci si può definire soddisfatti per l'esito del procedimento disciplinare davanti all'ordine dei giornalisti, perché è vero che il direttore responsabile dovrebbe controllare tutto quello che scrivono i suoi giornalisti. Nella prassi sappiamo benissimo che è umanamente impossibile che un direttore controlli tutto quello che scrivono i suoi giornalisti, pensate a quanti articoli escono ogni giorno sui giornali, e quindi non si può far altro che raccomandare ai propri giornalisti di verificare bene le proprie fonti. È impensabile che il direttore si metta personalmente a fare una controindagine su quello che gli hanno portato i suoi giornalisti. Se non si fida dei suoi giornalisti o smette di fare il direttore o li licenzia. Perché dico che è insoddisfacente? Perché tutti capiscono benissimo che Feltri l'ha combinata grossa, se poi fosse un caso isolato, ma quello è uno dei tantissimi casi in cui Feltri si è dato a sparacchiare addosso alle persone che in quel momento davano fastidio al vero editore del suo giornale, che è anche il Presidente del Consiglio. È inutile che riepiloghiamo tutte le vittime del metodo Feltri. Semmai Boffo è la vittima meno vittima, perché almeno qualche porcheria l'aveva fatta veramente se era stato condannato per molestie ai danni di una donna, e che tipo di molestie siano noi non lo possiamo sapere per colpa di Boffo, che continua a mantenere il segreto sulle carte del suo processo, che dovrebbero essere pubblicate, vista la rilevanza pubblica di quella vicenda, e che invece non possono esserlo perché manca il consenso dell'interessato. Quindi che Feltri l'abbia fatta grossa e che meritasse una sanzione non c'è dubbio. È abbastanza discutibile che la sanzione sia non lasciarlo scrivere per 3 mesi, anche perché credo che possa andare a fare l'ospite in televisione e a dire cose ancora più gravi di quelle che scriveva, per esempio, ma poi che senso ha tappare la bocca a una persona o impedirle di scrivere, o impedire di scrivere a un giornalista? Ci sono altri strumenti, ci sono multe, per esempio, pecuniarie, che fanno molto più male della sospensione, e ci sono anche, diciamo, pene rieducative, come suggeriva l'altro giorno Pino Corrias sul Fatto Quotidiano, chissà se lo trovo. Pino Corrias suggeriva molto opportunamente, ecco qua, che Feltri venisse condannato a cucinare e a servire a tavola la cena a un paio di coppie omosessuali, raccontandone in 100 righe la felicità coniugale. Oppure visitare e descrivere i degenti di quell'ospedale di Messina nel quale, secondo un suo celebre scoop anti-immigrati, ambientò lo sbarco in Italia della lebbra, naturalmente era tutto falso. Oppure condurre una doppia conversazione telefonica tra il suo editore Paolo Berlusconi e Piero Fassino, facendo registrare il tutto da Sallusti per poi nascondere il file in un tacco della Santanchè e farne il plot di un thriller ambientato ad Arcore. Insomma, come ci insegna la giustizia americana, forse gli ordini professionali dovrebbero fare qualche sforzo di fantasia e applicare in qualche modo la pena del contrappasso a certe gravi infrazioni deontologiche. Mi pare che sospendere il direttore soltanto e nemmeno il giornalista che ha scritto
gli articoli e che quindi dovrebbe essere più colpevole del suo direttore che non lo ha controllato, dimostri ancora una volta quanto avesse ragione Beppe Grillo e quanto avesse ragione chiunque avesse firmato per la proposta di abolire l'ordine dei giornalisti. Il bello è che adesso propongono di abolire l'ordine dei giornalisti tutti gli amici di Feltri e tutti i supporter politici di Feltri, che quando la cosa la propose il Grillo al V-Day tuonarono contro il qualunquista, fascista, giustizialista, terrorista, eccetera, eccetera. Improvvisamente adesso scoprono che bisogna abolire l'ordine dei giornalisti. È un po' tardi. Se uno fa una battaglia di principio, bene. Se uno fa la battaglia soltanto perché l'ordine dei giornalisti ha sanzionato il suo amico o il suo direttore, beh, allora non è più una battaglia di principio, c'è un conflitto di interessi, ovviamente. Ma questa non è l'unica battaglia grillina che torna in auge all'improvviso in bocche altrui, nelle stesse bocche che avevano vomitato veleno contro i V-Day e contro chi li aveva promossi. Per esempio, mi è capitato di sentire Renzi, il giovane Renzi, il sindaco di Firenze, il rottamatore della vecchia nomenclatura del PD, proporre ad anno zero e nella convention che si è tenuta alla stazione Leopolda di Firenze con tutti i quarantenni del partito, 2, massimo 3 legislature in Parlamento e poi a casa. Ma guarda un po' che idea geniale! Ma guarda un po' che idea geniale! Vi ricordate quando l'abbiamo proposto al V-Day? Botte da orbi, terroristi, fascisti, qualunquisti, giustizialisti, eversivi, golpisti, camicie nere, camicie brune, camicie rosse, ne dissero di tutti i colori. Adesso lo propone il Renzi e quindi tutti naturalmente a valutare con largo interesse questa proposta. È copiata anche quella. Pensate alla proposta di cacciare i condannati dal Parlamento. Ho sentito con le mie orecchie Bocchino, ormai ci ruba il mestiere, come ha ricordato Santoro, fa battutacce contro Berlusconi, per cui quando si vedono certi personaggi fare battutacce contro Berlusconi, alla fine ti viene da domandarti ovviamente dove hanno vissuto in tutti questi anni, no? Molto giustamente alla convention finiana la colonna sonora era quella di Ennio Morricone di C'era una volta in America, dove appunto c'è una frase che si attaglierebbe molto a Bocchino e a tutti i finiani, nonché a Fini, quando Noodle, cioè De Niro, incontra il suo vecchio amico d'infanzia che gli chiede dove sei stato in questi ultimi 20 anni, Noodle gli risponde sono andato a letto presto. Ecco, evidentemente questi signori sono andati a letto presto per una ventina d'anni, adesso all'improvviso scoprono che bisogna cacciare dal Parlamento i condannati. Ottima idea, peccato che sia copiata anche questa. Se non fossero andati a letto presto avrebbero saputo che alcuni anni fa si è tenuto un V-Day nel quale si raccoglievano firme proprio sotto una proposta di legge di minima decenza in un paese che evidentemente ha bisogno di leggi per cacciare i condannati dal Parlamento, perché negli altri paesi non c'è nemmeno la legge che vieta di candidare i condannati. Viene da sé che i partiti non candidino i condannati per non sputtanarsi completamente di fronte ai loro elettori. Ma, attenzione, pensate soltanto a quello che sta succedendo alle primarie. Io ho sentito molto spesso e a volte pensavo addirittura che esagerasse quando Grillo diceva ma i politici sono morti, i partiti sono morti, eccetera. Bene, le primarie milanesi confermano, al di là della vittoria dell'avvocato Pisapia, il fatto che ogni volta si fanno le primarie vince sempre il candidato opposto a quello scelto dal partito che ha indetto le primarie, il che naturalmente è un buon segno, vuol dire che le primarie non sono state taroccate, vuol dire che erano libere, vuol dire che non c'erano truppe cammellate. Ma potrebbe voler dire anche un'altra cosa, che le truppe cammellate c'erano, ma erano talmente sfigate che non sono riuscite a sovvertire il risultato dell'operazione. Per cui se c'è qualcuno che dovrebbe porsi qualche domanda è proprio il ceto dirigente, questo carrello di bolliti che dirige il Partito Democratico, perché per quanto sfigati negli ultimi sondaggi vengono dati al 24-25%.
sono circa 10 punti sotto rispetto alle elezioni del 2006 e del 2008, quando Veltroni, che pure fece un buco, prese il 34%. Adesso sono 10 punti sotto, merito naturalmente di questi giganti della politica che si chiamano Veltroni, in parte Franceschini che è rimasto lì poco e soprattutto Bersani e i suoi, che in 2 anni e mezzo, durante il crollo, la rovina del berlusconismo, sono riusciti non solo a non guadagnare un punto, ma a perdere 1/3 dei loro voti, non so se mi spiego, cioè altro che rottamazione, andrebbero fatti interdire per evitare che facciano altri guai. E invece continuano naturalmente, anzi pensano di essere loro i possibili candidati alla successione di Berlusconi, senza rendersi conto che sono loro la ragione per cui Berlusconi è durato così a lungo ed è rimasto per così tanto tempo in sella. Bene, a Milano hanno preso il solito candidato Fighetto, che voglio dire nel suo ambito è anche una persona estremamente rispettabile e seria, può mettere in discussione l'abilità dell'architetto Stefano Boeri. Andate alla Maddalena e vedete quanto ci sono costate quelle abilità. Andate all'Expo, chiedete di Ligresti e scoprirete che Boeri lavorava anche per lui, quindi il problema non era l'abilità, il problema è che non si può, per una forza che vuole distinguersi dal berlusconismo, prendere qualcuno che per motivi professionali legittimi ha partecipato all'operazione Maddalena, simbolo dello sfacelo della protezione civile di Bertolaso, e ha collaborato con Ligresti nell'operazione Expo, simbolo del disastro cementificatorio, asfaltatorio, antiambiente della cricca che sta ammorbando Milano con lavori faraonici per l'Expo 2015. In ritardo, quindi con tutte le procedure abbreviate, eccetera, eccetera. Idea geniale di candidare Boeri, anziché un galantuomo come per esempio l'ex presidente della Consulta Onida, ha fatto sì che il PD a Milano si estingue praticamente, si estingue. In omaggio alle primarie dovrà confluire su un candidato di Sinistra Libertà, cioè del partito di Fava, di Vendola e degli altri, che a livello nazionale negli stessi sondaggi che danno il PD al 24-25% è dato al 6%, cioè un partito che ha 1/4 dei voti rispetto all'altro riesce a candidare il suo uomo che batte il rappresentante del partito che a livello nazionale ha il quadruplo dei voti. Ma i leader del PD continuano a non rendersi conto, a non farsi la domanda delle 100 pistole. Non saremo mica noi il problema del PD, perché voi vedete che qualche elettore ancora lo trovano disperato, votato al sacrificio, anzi al martirio. Ma poi appena si tratta di scegliere tra il candidato del PD e il candidato di chiunque altro, scelgono sempre il candidato di chiunque altro. Ma quelli che scelgono i candidati o si scelgono da soli come candidati continuano imperterriti a imperversare, convinti che gli elettori sbagliano e loro hanno ragione, quindi prima o poi arriveranno ad abolire gli elettori, perché mi pare che questa sia l'unica soluzione. Ultimo argomento sul quale vorrei soffermarmi un po' di più, poi magari la prossima settimana parliamo di 2 vicende che continuano a produrre novità nella quasi indifferenza dei media che contano, e cioè quella delle trattative e delle inchieste su mafia politica in Sicilia, le rivelazioni del ministro Conso sulla revoca dei 41 bis in cambio della fine delle stragi, cosa clamorosa che dovrebbe occupare le prime pagine dei giornali, dei telegiornali, degli speciali. Non ne parla nessuno, salvo rarissime eccezioni, e il processo per la strage di Brescia, Piazza della Loggia, a 36 anni di distanza,
I giudici da una settimana sono in Camera di Consiglio e quindi potrebbero uscire a momenti con la sentenza di primo grado che speriamo potrà assicurare alla giustizia qualche colpevole di un eccidio che insieme a Piazza Fontana ha cambiato la storia della seconda parte della Prima Repubblica. Ma di questo parliamo la prossima settimana, invece oggi volevo dedicarmi a un altro punto che mi ha fatto pensare a Grillo in questi giorni, e cioè i finanziamenti ai giornali. Da mesi assistevamo al piagnisteo in stereo dei giornali di partito, dei giornali non di partito, diciamo di tutti i giornali che di partito o non di partito prendono i soldi dallo Stato, quindi di tutti i giornali tranne il Fatto Quotidiano, tanto per essere chiari. Lamentazioni, geremiadi, lacrime, oddio chiudiamo, oddio falliamo, eccetera, eccetera, perché sono tutti giornali che vivono al di sopra delle loro possibilità, che fanno il passo più lungo della gamba, perché sono abituati che tanto alla fine dell'anno arriva Babbo Stato a ripianargli i debiti. Quest'anno, a causa delle restrizioni sacrosante, secondo me, dovute alla crisi, si taglia prima sui fondi ai giornali che non sui fondi ai terremotati o agli alluvionati o ai disoccupati o ai cassintegrati o ai precari, eccetera, eccetera. Tremonti, una delle pochissime cose sagge che sembrava voler fare, era quella di dare una bella sforbiciata ai fondi per l'editoria. Non una sforbiciata così per punire Tizio e premiare Caio, una sforbiciata generale, e infatti era nata una buona idea, che non è ancora quello che personalmente auspico e per cui abbiamo raccolto centinaia di migliaia di firme, ma era comunque un passo avanti, e cioè un nuovo regolamento sull'editoria che faccia pulizia. Questo aveva iniziato a studiare il Consiglio dei Ministri, il sottosegretariato che ha la delega per i fondi all'editoria presso Palazzo Chigi. Fare pulizia cosa vuol dire? Eliminare almeno in parte i giornali che prendono i soldi pubblici, per esempio quelli che prendono soldi e non arrivano manco in edicola, quelli che fanno finta di vendere qualche migliaio di copie mentre invece non è vero, quelli che prendono i soldi in base alla tiratura. Oggi questo avviene, prendono i soldi in base alla tiratura e alle spese, per cui gonfiano le tirature e le spese. Perché? Perché più stampano e più incassano, poi quanto vendono non importa, la tiratura è quanto stampi, la diffusione è quanto vendi. Quindi volevano agganciare i fondi alla diffusione, non alla tiratura o alle spese, depurando quindi tutti quelle copie omaggio, quelle copie vendute in blocco ad alberghi, ristoranti, hotel, aerei, ferrovie dello Stato, eccetera, a prezzi super scontati per gonfiare i conti. Tutti questi trucchi contabili, per esempio degli editori che si fanno pagare con i soldi pubblici per coprire i costi della produzione e l'affitto della testata. Questo è anche un trucco molto diffuso. L'azionista di un giornale drena questi soldi, di solito una parte dei contributi, dalla società editoriale facendo pagare l'uso del nome, l'uso della testata. C'era questo testo elaborato a Palazzo Chigi che doveva arrivare in Consiglio dei Ministri venerdì, cioè la scorsa settimana, e invece è slittato di un'altra settimana, e quindi in attesa di venire approvato questo regolamento all'ultimo istante si è deciso di ripristinare ancora una volta, eliminando i tagli, i fondi all'editoria più o meno analoghi a quelli che c'erano l'anno scorso e tanti anni fa e negli ultimi anni, insomma di non cambiare niente. All'ultimo istante, all'ultimo tuffo sono saltati fuori i soldi che prima invece si era deciso di risparmiare. Com'è possibile? Dove li hanno presi? Chi l'ha deciso? Perché? Chi se ne avvantaggia?
Voi sapete che ogni anno, già ai tempi del governo Prodi era così, Palazzo Chigi fa sapere che la cuccagna è finita e che quindi i giornali dovranno mantenersi con i loro introiti, devono imparare a stare sul mercato oppure falliscono. Ogni anno ce lo dicono, basta con i regali a pioggia ai giornali, eccetera. Dopodiché alla fine di ogni anno i giornali piagnucolano e vengono alla fine accontentati, ma il governo gli dice sempre: guardate che è l'ultima volta, l'anno prossimo fine della cuccagna. Così ricominciano le lamentazioni, questi sopravvivono un altro anno, non fanno nessuna ristrutturazione per darsi una dimensione compatibile alla loro presenza sul mercato, cioè per rendersi autosufficienti, piagnucolano di nuovo, il governo li minaccia l'anno dopo di tagliargli i fondi e poi alla fine glieli dà di nuovo. Voi vedete così, è così che si tengono sotto ricatto i giornali, si tengono tutti per le palle, tranne quelli che ne fanno a meno dei fondi pubblici, e cioè, per esempio, pieno conflitto di interessi, il nome del Fatto Quotidiano, perché il Fatto Quotidiano quei soldi non li vuole e non li prende. Ancora una volta è successa la stessa cosa ed è molto grave che sia successa, perché in questo periodo veramente si stanno centellinando i centesimi, visti i tempi di austerity che stiamo vivendo. Che cosa è successo? È successo che all'ultimo secondo in Commissione Bilancio della Camera venerdì 12 novembre, cito da un articolo apparso sull'unico giornale che si è occupato di questo regalo, che è, indovinate un po', il Fatto Quotidiano, l'ha scritto Stefano Feltri, che non ha nulla a che vedere con quell'altro. C'è stato un accordo trasversale per un maxi emendamento alla finanziaria che prevede quanto segue: i soldi per l'editoria, che erano stati ridotti a 60 milioni, passano a 100 e si aggiungono agli 80 che erano già previsti. In più ci sono 45 milioni per le radio e le TV locali, 5 per i giornali italiani all'estero, e quindi abbiamo ricompattato il tesoretto che ogni anno viene elargito alla stampa, agli editori della stampa italiana. L'emendamento, cioè, trova altri 40 milioni e si arriva così allo solito totale di 180 milioni di euro. Dove li hanno presi? Nel momento in cui il Quirinale tuona contro i tagli indiscriminati, salvo poi fare retromarcia, l'emendamento trova questi fondi, copertura finanziaria, proprio con un taglio indiscriminato agli stanziamenti dei ministeri. Leggo per non dire sciocchezze. L'emendamento trova la copertura finanziaria a questo regalo di Natale anticipato alla stampa sussidiata con uno strumento contabile legittimo ma discutibile. Ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C. E che cos'è la tabella C? È quella nella quale sono comprese tutte le voci di spesa che per convenzione vengono finanziate a prescindere, perché sono parte dell'attività caratteristica dei vari ministeri, per esempio i risarcimenti per le vittime dei terremoti, per esempio i finanziamenti all'autorità antitrust e penso, proprio in queste ore, gli stanziamenti per i primi soccorsi agli alluvionati del Veneto. Tutte queste partite di spesa vengono tagliate indiscriminatamente per ricavare, un po' di qua, un po' di là, quel totale di 40 milioni che va ad aggiungersi agli altri già stanziati e che quindi accontentano di nuovo un'altra volta tutti i giornali che rischiavano o la chiusura o il ridimensionamento per i tagli
dei contributi. Chi ha proposto questo emendamento, che poi è stato votato da tutti i partiti, vedo qui che è stato soltanto Antonio Borghesi dell'IDV a criticare questi nuovi regali alla stampa. Gli autori del maxi emendamento sono 3 deputati finiani: Chiara Moroni, Nino Lopresti e Aldo Di Biagio. E c'è un piccolo conflitto di interessi da parte di questi signori, come sempre del resto quando si decide il contributo all'editoria e all'editoria di partito. Perché? Perché uno dei giornali che rischiavano di chiudere era proprio Il Secolo d'Italia, che è l'organo ex AN e ora di Futuro e Libertà. Rischiava di chiudere perché? Perché naturalmente gli ex AN che sono rimasti nel PDL non volevano certamente devolvere i contributi all'editoria a una nuova formazione che ovviamente ha abbandonato la maggioranza, e quindi Il Secolo d'Italia rischiava seriamente la chiusura, come la rischiavano altri organi di partito, come la rischiavano, quindi naturalmente ci sarebbero stati tagli per l'Unità, tagli per la Padania, e ho citato questi 3 giornali per un motivo molto semplice: che almeno esistono sul mercato, esistono nelle edicole. Se uno li vuole comprare, li compra, li trova, li vede, esistono proprio, sono di carta, si vedono, e sono giornali di partiti comunque esistenti. La giungla, il vero sconcio sono, come abbiamo detto tante volte, i finti giornali di partiti veri o i veri giornali di partiti finti, o i giornali che appositamente si spacciano per organi di partito per lucrare quei fondi ai quali naturalmente, se si dovesse vedere se sono davvero organi di partito, non avrebbero diritto a riceverli, proprio perché sono giornali che coi partiti non hanno legami inscindibili. Il Secolo d'Italia vende 1800 copie, nel 2009 ha chiuso il bilancio in perdita di 1 milione, con un credito verso lo Stato per contributi di 3 milioni di euro. Voi capite che se non incassano quel credito per i soldi che gli sono stati anticipati, ovviamente rischia il default. Poi c'è uno strano giornale che si chiama Il Roma, che esce a Napoli, fu fondato, se non ricordo male, da Achille Lauro, e oggi appartiene alla famiglia di Italo Bocchino. Vende 8.000 copie realmente, ha debiti per 7 milioni e mezzo, ha 350.000 euro di perdite e una stampella pubblica assolutamente necessaria di 2 milioni e mezzo di euro. Tra i soci dell'editoriale del Roma ci sono la moglie di Bocchino, Gabriella Buontempo, e il cognato Antonio Schiavone. Da gennaio, scrive Stefano Feltri, il Roma beneficia di un altro aiuto pubblico perché il ministro del welfare, Sacconi, gli ha concesso di ricorrere ai contratti di solidarietà con una parte dello stipendio dei redattori che viene pagato dall'INPS. Salvato anche il Roma. Poi c'è Libero, che voi direte che cosa c'entra Libero con la stampa di partito. C'entra che in passato prendeva i fondi pubblici in quanto organo del partito monarchico o del movimento monarchico, che è una roba introvabile almeno in Parlamento, e in realtà appartiene a una società privata che è la TOS Invest della famiglia Angelucci, che si occupa soprattutto di cliniche private e che pubblica sia Libero sia il Riformista. Bene, da un paio d'anni il Dipartimento per l'Editoria ha bloccato questi fondi perché vuole verificare se ci siano veramente i requisiti per cui Libero prenda un sacco di soldi dallo Stato, perché nel frattempo è diventato una cooperativa, il giornale, e quindi ci sono una serie di passaggi che vanno chiariti. Ma dato che non si sblocca questo finanziamento, Libero rischiava seriamente,
rischiava seriamente, anche perché da 2 anni aspetta di avere quella droga, no? Che gli è necessaria, perché ormai la droga del finanziamento pubblico crea assuefazione, e quindi quando ogni anno ti spari una pera di 6-7 milioni di euro, poi è difficile andare avanti senza. E oltretutto, da quando è andato via Feltri ed è arrivato Belpietro, le vendite non hanno fatto che diminuire. Ovviamente uno può pure arrivare a leggere Feltri, ma insomma arrivare a leggere Belpietro ci vuole un bel coraggio. Bene, anche per Libero arriva la manna dal cielo, come per il Riformista. Il Riformista, a differenza di Libero, non vende alcune decine di migliaia di copie, è molto al di sotto delle 10.000 copie come vendite reali, tant'è che la testata è in vendita, ma il valore della testata è strettamente legato alla presenza o meno di contributi pubblici dentro la pancia di quella testata, e quindi se arrivano i fondi tanto attesi, chi la vende incasserà di più. Poi c'è il Manifesto, che almeno ha il pregio di essere un giornale indipendente da sempre ed è una cooperativa, ma anch'esso naturalmente nel corso degli anni ha venduto sempre meno copie e accumulato sempre più debiti, ormai è 19 milioni di debiti e a perdite per 300.000 euro l'anno, e quindi è a forte rischio di chiusura. Se gli viene prorogato per un altro anno questo diritto soggettivo ad avere i soldi e quindi a ricevere i 4 milioni di euro, potrebbe avere ossigeno per salvarsi, ma la cosa non è nemmeno detta. E poi c'è, diciamo, la perla finale, la ciliegina sulla torta. Tra i tanti giornali che beneficiano e beneficeranno di questo bel regalo di Natale bipartisan c'è l'Avanti. Avanti è un giornale glorioso, è il giornale del Partito Socialista, di Nenni, di Pertini. Adesso è nelle mani di quel Walter Lavitola, quello strano personaggio che forse avete visto aggirarsi su jet privati nei Caraibi per fare gli scoop sulla casa di Aenne a Monte Carlo. Vagava con strani personaggi, gli pagavano questi strani aerei privati costosissimi, andava e veniva da Palazzo Grazioli, insomma uno strano faccendiere più che giornalista, molto legato anche all'isola di St. Lucia e ad altre. Bene, adesso l'Avanti ce l'ha in mano lui. Dice di vendere 3.500 copie al giorno, cosa piuttosto improbabile. Se andate sul sito dell'Avanti trovate la copia in PDF gratis, quindi non si capisce per quale motivo uno dovrebbe comprarle, e soprattutto come si facciano a trovare 3.500 persone sane di mente che se lo vanno a comprare in edicola. Se lo vedete vi rendete conto di quello che vi dico, ma in ogni caso facciamo finta che sia vero che vende 3.500 copie al giorno, ma per sopravvivere ha bisogno di molti soldi dello Stato, perché i costi di produzione superano i ricavi di 2.300.000 euro. Fatto i conti bene, no? Cifra quasi analoga a quella che arriva da Palazzo Chigi e che corrisponde a 2 milioni e mezzo di euro. Ecco, quindi 2 milioni e mezzo di euro per l'Avanti di Lavitola per mantenere un giornale che appunto spende più di quanto guadagni, 2 milioni e 300.000 euro. Se sperate che queste notizie vengano fuori nei telegiornali, dimenticatevelo, i telegiornali, soprattutto in questo inizio di lunga campagna elettorale, queste notizie non le possono dare, non le potevano dare nemmeno prima, ma tantomeno le daranno adesso. Perché quando la gente sente una cosa del genere si incazza, ci tagliano tutto e regalano i milioni ai giornali falliti o fallimentari degli amighetti loro. Ma soprattutto, se sperate di leggerle sui giornali queste notizie, state freschi,
state freschi perché? Perché i giornali, a parte la grandissima stampa, tipo Repubblica, Corriere della Sera, sì, anche loro hanno delle agevolazioni, ma rappresentano una parte minuscola rispetto ovviamente ai loro fatturati e ai loro introiti, ma insomma gli altri giornali queste notizie non le danno per un motivo molto semplice, perché questi soldi li prendono anche loro e molto spesso sono necessari, farebbero comodo anche a noi del fatto. Abbiamo fatto un calcolo: se noi ricevessimo il finanziamento pubblico, in base alle regole attualmente vigenti, noi avremmo la possibilità di farne un altro di Fatto Quotidiano, cioè noi avremmo la possibilità di farne 2 di Fatti Quotidiani, oppure di assumere il doppio del personale che abbiamo. Invece facciamo tutto in economia perché abbiamo deciso di mettere in piedi un'azienda che possibilmente stia in pareggio. Poi, dato che ci siamo tenuti un po' bassi con i conti, è un'azienda che è inutile, e quindi abbiamo ricavato un piccolo fondo che abbiamo deciso immediatamente di investire in altre iniziative, assumere nuovi giornalisti. Ne abbiamo già assunti parecchi, eravamo 12, adesso siamo 30. Dare vita al sito ilfattoquotidiano.it, che in 3 mesi è arrivato a 300.000 contatti unici al giorno e sta ormai a un'incollatura dai siti della Stampa e del Sole 24 Ore. Sopra ci sono soltanto, per i siti dei giornali, quello di Repubblica e del Corriere, quindi se tutto va bene stiamo cercando di diventare il terzo sito di quotidiano d'Italia, e poi tante altre iniziative, tra cui un'ideuzza di Web TV che poi, se riusciremo a realizzare, vi informeremo sui perché e sui per come. Questo per dire che cosa? Questo per dire che ovviamente noi finora ci siamo basati solo ed esclusivamente sugli abbonamenti e sulle vendite in edicola. Meglio gli abbonamenti ovviamente, perché sono, diciamo, un atto di fiducia che fanno i nostri lettori una volta all'anno. Purtroppo gli abbonamenti postali nati sull'onda dell'entusiasmo dell'anno scorso, quest'anno sono diventati sconsigliabili. Perché? Perché purtroppo abbiamo dovuto sperimentare sulla nostra pelle la inefficienza delle poste italiane nella consegna dei giornali, che o arrivano o quando ritardano sono già vecchi. Ma confidiamo molto nel fatto dell'abbonamento online, che non va confuso con il sito. Il sito è gratis, il sito dà sul brucio le notizie del giorno. Il giornale, cioè il Fatto Quotidiano online in abbonamento, in PDF, è un'altra cosa ovviamente. Lì ci trovate tutti i commenti, tutti gli approfondimenti, tutte le notizie più importanti trattate come soltanto un quotidiano le può trattare, non con quella brevità telegrafica a cui è costretto un sito internet. E quindi noi speriamo molto in questa campagna abbonamenti. Avremmo potuto fare una grande campagna pubblicitaria, ne avevamo anche parlato. Alla fine abbiamo deciso per il momento di non spendere soldi in campagne pubblicitarie. Siamo sobri e abbiamo deciso di rimanerlo sobri, quindi le campagne pubblicitarie le lasciamo a chi ha soldi da scialare. Il problema qual è? È che gli inserzionisti pubblicitari, come vi abbiamo raccontato qualche settimana fa, ci ritirano la pubblicità perché parliamo male delle loro aziende. E del resto noi non possiamo parlare bene di aziende che meritano critiche soltanto perché questi ci fanno la pubblicità. Saremmo dei venduti e noi non ci vendiamo a nessuno. Fondi pubblici non ne prendiamo, i costi naturalmente sono elevati e quindi abbiamo molto bisogno di abbonati, sia perché ci fanno comodo i soldi degli abbonamenti, perché possiamo ampliare la nostra offerta di informazione, e sia perché è molto importante
mentre gli inserzionisti pubblicitari fuggono, mentre tutti ci sparano contro, sapere di avere un bello scudo protettivo che è formato dai nostri abbonati oltre che dai nostri lettori. Quindi scusate se ve lo dico ancora, ma se potete date un'occhiata al sito ilfattoquotidiano.it, andate in alto a destra a cliccare sulla campagna abbonamenti e se volete darci una mano o magari regalare un abbonamento al Fatto Quotidiano a qualche amico, avete ancora qualche giorno per farlo in condizioni agevolate. Perché lo dico? Perché chi si abbona entro una certa data, troverete tutte le informazioni sul sito, riceverà un libro in omaggio con un'antologia dei più belli articoli che sono usciti nel primo anno del Fatto Quotidiano. Passate parola. Un grillo per la terra.